Salve, oggi siamo qui per un unboxing decisamente delicato. Questa in realtà non ci serve, ma questi ci serviranno perché sarà fondamentale non lasciare traccia della nostra pelle, in quanto quello che c'è qua dentro è decisamente di valore. Ora, questo pacco arriva dal Brasile, ha fatto un sacco di giri strani e dovrebbe esserci dentro un libro decisamente speciale, il libro di Apple, che attualmente è fuori produzione dal 2019 ed è fondamentalmente introvabile. L'ho trovato, l'ho pagato un sacco, ma ho una paura matta di trovare un mattone qua dentro, quindi speriamo in bene. Se non altro sono stati abbondanti con l'impacchettamento. Ispezione doganale. Ah, quindi l'hanno ispezionato. Ecco perché ci ho messo così tanto tempo. E qua dentro, ok, dovrebbe essere lui. Cioè è sicuramente un libro. Da quello che ho visto, questa è la confezione originale. Non c'è neanche nessun logo ed è in pieno stile Apple. Questo però era il sigillo e qualcuno l'ha aperto, quindi non è nuovo come dicevano quelli che me l'hanno venduto. Però vabbè, ci accontentiamo. Sì, qualcuno l'aveva già aperto, probabilmente addirittura magari quelli della dogana, visto che c'era il sigillo dell'ispezione. Cioè l'unico pacco che la dogana non doveva ispezionare, non lo so, però vedete sì, hanno messo, dannazione. Se non altro hanno avuto la decenza di ricomporre perlomeno il packaging, però questi dovrebbero fare clac, dovrebbero essere messi dannazione. Mi rovinano tutta l'esperienza di unboxing. Comunque è impacchettato esattamente come un Apple Watch. Oh, ah, ma è in tessuto. Eccolo qua, signori. Porca vacca, è un bestione. Copertina super minimal col logo della mela qua e il nome, nonché il titolo del libro, Designed by Apple in California. Tra l'altro guardate la finitura delle pagine, argento. Spettacolare ragazzi, spettacolare. Volevo solo vedere cos'è sta roba qua. Ah, è un foglio. Ah, è il foglio con la descrizione di tutte le pagine. Mettiamo un attimo qua. Quindi prima di andare ad aprirlo e vedere quello che c'è dentro, questo è il libro che Apple ha rilasciato il 15 novembre 2016 e contiene tutta la storia di 20 anni di prodotti Apple. Ne esistono due versioni, questa è quella grande, ce n'è anche una piccola. La piccola costava $199, questa costava $299, quindi già cifre fondamentalmente assurde per un libro, ma parliamo di un'edizione speciale Apple, quindi solo per i collezionisti e quant'altro. Nell'estate del 2019 però Apple l'ha ritirato e non vendendolo più, ovviamente il suo prezzo è salito. Io questo l'ho pagato circa $700 e l'ho preso 4 mesi fa. Pensate che adesso si trova non a meno di 900.000 euro, quindi sta continuando a salire e infatti io l'ho preso anche come una sorta di investimento ed è per questo che sarò super mega delicato. Certo, per un investimento per eccellenza bisognerebbe anche evitare di aprirlo, però visto che l'ha aperto la dogana non mi sento neanche più in colpa. Detto questo, ho parlato fin troppo, lasciamo parlare il libro, quindi apriamolo. Sono abbastanza emozionato. Prima pagina bianca, ok, seconda pagina bianca. Terza pagina. Wow. Designed by Apple in California. Quarta pagina, dedicated to Steve Jobs. Dopodiché troviamo l'introduction by Johnny Ive. Questo è un libro di veramente poche parole. Riguarda i nostri prodotti, la loro natura fisica e come sono stati fatti. Poi continua, adesso me la leggo tutta con calma. Ah, ok, dall'iMac del 1998 fino all'Apple Pencil del 2015. C'è tutto un discorsone sul design. Porca vacca. Ragazzi, c'ho la pelle d'oca. Tra l'altro lui, Johnny Ive, l'avrete sicuramente visto in qualche presentazione Apple o in qualche pubblicità, perché lui era il Chief Design Officer, quello pelato che parlava di design, insomma, e ha lavorato a stretto contatto al design di un sacco di prodotti Apple, appunto dai Mac al primo iPhone agli iPad e tutto quanto, quindi sicuramente sapeva il fatto suo. Se volete mettete in pausa il video e leggetevi tutto, ma noi andiamo avanti perché non sto più nella pelle. Poi qua continua sempre la presentazione, c'è la dedica a Steve, l'idea di genuinamente cercare di fare qualcosa grande per l'umanità, di dare un contributo alla cultura e alla comunità. Non è stata sentimentale dopo tutto, è stata la nostra motivazione fondamentale, il nostro ideale e il nostro goal. E ragazzi, non pensavo, ma mi sta mettendo soggezione questa cosa qua. Ah, ok, qua c'è tutto l'indice con tutti i 299 prodotti. Qua ci sono tutti i prodotti ordinati per anno e poi finalmente inizia il libro con l'iMac del 98. Tra l'altro mi piacerebbe un sacco recuperarne uno. Tutte le foto sono di questo Andrew Zuckerman e la cosa incredibile è che viene mostrato
mostrato appunto anche l'interno dei prodotti, ogni dettaglio, ogni scelta estetica, strutturale e funzionale. Queste erano tutte le varie colorazioni. Questo invece è l'iBook. Questo è il Cinema Display, un antenato del display XDR che c'è adesso. Io nascevo quando nasceva questo. Questa invece è la versione dopo. Ah, questo è il Power Mac G4 Cube. Vedete tutto l'interno, tutte le cose. Non avete idea di quanto studio c'è dietro un prodotto. E uno dirà sì, ma tanto il dentro del computer non lo vede nessuno. Ma proprio Steve Jobs diceva non lo vedrà nessuno, ma io so che è fatto così e so che deve essere perfetto. Questo cosa diamine ha? Gli speaker, Pro Mouse, il subwoofer, il PowerBook G4. Andiamo un po' avanti. Il primo iPod, signori, pezzo di storia. Tra l'altro andate a recuperarvi la presentazione ufficiale sua. E Steve Jobs sapeva che avrebbe rivoluzionato il mondo della musica, e ha rivoluzionato il mondo della musica. Dannazione, ero troppo giovane per vedere queste cose. Questo cosa diamine è? Mamma mia, tantissimi prodotti non li ho neanche mai visti, però ogni cosa c'ha 1000 cose dietro. Poi sicuramente me lo guarderò con molta calma, però giusto per darvi un'idea di quello che si trova dentro. Questa era la webcam. Questo è il Power Mac G5, che non è troppo diverso dal Mac Pro di adesso. Che spettacolo. E ripeto, non è una questione di essere super mega fanboy Apple o no. Guardate dentro. No, sono fanboy Apple. Ritiro tutto. La forza di Apple è proprio quella di aver creato una sorta di religione quasi. iPod mini, Cinema Display del 2004. Tra l'altro guardate lo stand come poi è stato ripreso, fatto da un singolo blocco in alluminio. Ogni dettaglio aveva il suo senso, vedete? Da questo blocco poi piegato e poi satinato. Questo cos'è? Una foto di uno Space Shuttle. Questi probabilmente sono dei test, dei prototipi. Oh! Le cover a calzino. iPod Shuffle. Questo c'aveva mia mamma. Questo è l'iPod Nano del 2006. Cuffie. E qua ragazzi il primo iPhone del 2007. E questo ovviamente ha rivoluzionato il mondo degli smartphone come lo conosciamo. Ah, tutti i prototipi. Affascinante poter vedere tutto l'interno, come l'hanno studiato, tutti i processi per la produzione della scocca. Wow, cuffie dell'iPhone. E qua l'iMac del 2007, pensate, questo design è durato per più di 10 anni. Fortunatamente adesso finalmente l'hanno rinnovato, però tuttora rimane un design super moderno. Tastiera, iPod Nano, iPod Touch, iPod Classic, MacBook Air, iPhone 3G, dentro, sopra, sotto, iPod Touch, Cinema Display, MacBook Pro. La la, che spettacolo. Altri iMac. Pensate nel 2009, nel 2007 quanto erano avanti con già questo design, che è rimasto tuttora super moderno. Magic Mouse, altro MacBook. E questo è l'iPod Nano del 2009, esattamente il mio primissimo prodotto Apple che mi avevano regalato i miei zii. Quanti ricordi. Però non è questo con la fotocamera, no, è quello prima. Dannazione, forse era del 2008, perché poi in realtà qualche prodotto effettivamente manca, anche perché magari le piccole versioni di piccole migliorie tipo questo e quello, non l'ho visto prima. Ad ogni modo siamo all'iPad, altro pezzo di storia che ha rivoluzionato il mondo dei tablet. iPhone 4 col design che praticamente hanno ripreso con gli iPhone 12, tutti i dettagli, tutte le cose. Belli gli strumenti che usano per intagliare l'alluminio, test del vetro, le prime cover bumper. Ecco, il Mac mini è affascinante il modo in cui abbiano messo tutto dentro un piccolissimo scatolotto. Vedete infatti il modo in cui viene intagliato da un pezzo unico, spettacolare, con questa fresa. Probabilmente hanno creato apposta, cioè questa fresa l'ha dovuta disegnare Apple per fresare il loro pezzo, per avere tutto perfetto come volevano loro. iPod Nano, quello col touchscreen, iPod Touch 2010, Apple TV, questa è rimasta praticamente uguale, telecomando dell'Apple TV, MacBook Air del 2010, iPad 2, cover. Ma scusate, c'è l'iPhone 3G e non c'è l'iPhone 3GS? Hanno totalmente omesso l'iPhone 3GS, però sostanzialmente di design era uguale al 3G. Questo è stato effettivamente il mio primo iPhone, che era tipo di seconda mano, anzi di terza mano, perché era mio papà, poi mia mamma, poi me. Però mi ha dato tantissimo. Pensate che tra i primissimi video che facevo, oltre alla fotocamera, ho usato tantissimo anche lui, quindi senza di lui non sarei qua. Ah, tra l'altro, se siete fanatici di questa roba qua, vi segnalo queste fantastiche cornici di grid, chi mi segue ha già visto, e sono sostanzialmente dei prodotti aperti ed è fondamentalmente l'equivalente di questo
libro, ma nella realtà. C'è anche questo in versione iPhone 4S. In caso vi lascio il link qua sotto in descrizione. Ma torniamo al nostro libro. Dove eravamo rimasti? Le EarPods, anche queste, cioè le prime cuffie che stanno nelle orecchie facilmente. Queste erano ancora via cavo, poi saranno diventate AirPods a un certo punto. Cioè pensate, per studiare questa forma che entra perfettamente nell'orecchio, quanto tempo ci hanno messo, quante prove, quanti test. E poi tutti gliel'hanno copiata, capito? Cioè oltre alle classiche cuffie tondone, che comunque avevano inventato loro, tutti gli hanno copiato questa forma qua. iPod Touch, io non ho mai avuto un iPod Touch, l'ho sempre invidiato ai miei amici. iMac del 2012, iPhone 5S, quindi hanno saltato anche il 4S. Mi pare di non averlo visto. Col Touch ID, quella là. Cosa diamine è sta cosa qua? iPhone 5C, e poi vabbè, qua siamo un pochino più nella storia moderna, però è veramente pazzesco il modo in cui ogni pezzo abbia ore e ore e ore di studio. Cioè vedete qua, da questo pezzo viene schiacciato, viene aperto, diventa questo, poi diventa questo, poi diventa questo. iPhone 6, iPad Air 2, questo mi pare che fosse quello che avevo io. Apple Watch, altro pezzo di storia del 2015. Anche questo sarebbe bello vedere un nuovo design, però stiamo a vedere. Ah, questa era la versione oro. L'Apple Watch per Hermes, MacBook del 2015. Vabbè, qua siamo praticamente ai giorni d'oggi. L'Apple Pencil, l'ultimo prodotto del libro, designed by Apple in California. E qua tutti i vari credits. Cioè il tipo di carta utilizzata è proprietario Apple, si chiama Apple Specific Even 42. Ok? E nulla, così finisce il libro. Poi chiaro, ci si potrebbe fermare per ore e ore su ogni singolo pezzo, però sfogliandolo ci si rende conto di quanta roba ha fatto Apple e di quanto abbiano cambiato veramente il mondo. Sarà interessante vedere se saranno in grado di fare lo stesso da qui in avanti. Fatemi sapere anche magari voi cosa vorreste vedere da Apple. Fatemi sapere magari se vorreste vedere altri video su altri prodotti magari particolari, non necessariamente solo di Apple. Questo adesso lo metterò sicuramente in un posto sicuro, tranquillo. Mamma mia ragazzi. Quindi Yaki, da questo pezzo di storia era tutto. Ci vediamo con prossimi video, prossime cose, prossimi unboxing di prodotti succulenti. Alla prossima, ciao ciao.